Stamattina stiamo andando a Birecik, non siamo più alla vecchia Alfeti e come vedete siamo nella nuova Alfeti che è abbastanza brutta, ma abbiamo trovato un passaggio stamattina, un autostop dopo aver salutato Abdullah e stiamo aspettando un minibus che ci porti a Birecik e da lì vediamo cosa troviamo per andare a Diyarbakir, la meta di oggi. Lì abbiamo un altro couchsurfing che ci aspetta. Italiano. Viaggio verso Urfa. Per una serie di coincidenze, pullman, persone, abbiamo preso l'autobus in 10 minuti, 80 lire fino a Diyarbakir, che è il prezzo giusto perché noi avevamo pagato 35 fino a qua dall'Urfa, quindi a metà strada, quindi non dovremmo esserci, ci siamo. Magari si sono presi qualche commissione, ma normale. 7 euro in totale. Cambiato pullman, direzione Diyarbakir, ce l'abbiamo fatta. Siamo a Diyarbakir, poi ieri non abbiamo concluso come siamo arrivati a casa del nostro host, abbiamo trovato un passaggio e con un autostop dalla stazione degli autobus siamo arrivati in questo quartiere dove saremo qua per 4 giorni circa e adesso stiamo andando a visitare la città vecchia di Diyarbakir. Qui è particolare, le culture cambiano, sono più sul medio orientale, sono tanti curdi in giro. Non so come ve la aspettavate voi la città, in realtà palazzoni, questa è la zona nuova, non c'è troppo traffico. Allora Davide, credo che bisogna andare dall'altra parte. Ok, dobbiamo attraversare di là. Si attraversa la ferrovia, stiamo entrando verso la città vecchia, abbiamo superato tutta una zona commerciale, penso che 10 minuti ci siamo. Ed eccoci alle mura della città vecchia e via che si entra. Entriamo dentro la città vecchia. Pronta Eli? Qui stiamo arrivando a questa moschea dove c'è questo minareto che è appoggiato su 4 colonne, cioè incredibile. C'è gente che prende il chai, bambini. A mangiare un lamachun in un posto tipico loro del mercato centrale dove Lisa già sta impazzendo. Sì, è molto storico questo posto, si vede dalle foto. Sì, è pieno di foto Credo dappertutto. che il nostro host ci ha consigliato molto bene. Sì. È un posto locale, molto locale. Grazie Abdul arriva. Ed è arrivato il lamachun che è completamente diverso, è molto fine, è finissima, la pasta è finissima. Elisa non ce la fa neanche aspettare. Ma facciamoci un giro qua al mercato, ci sono i sacchi. Questi sono i pantaloni tradizionali curdi, sono fatti a mano da un sacco. Ma ci sono cotoni, fibre naturali, è un bazar pieno di tessuti, tappeti, un po' d'artigianato locale. E queste sono delle borse fatte con la solita tessitura dei tappeti. Ricami su ricami. Questi vestiti mi piacciono veramente tanto. Tutte le colonne sono tutte intarsiate a mano ed è una bellezza incredibile.
è diversa dalle altre moschee perché è tutta appunto questa pietra nera. È bellissima questa moschea. Questa è la moschea grande di Diyarbakir. Qua c'è il fabbro. Stiamo entrando dentro Sukuk Luan, che è un vecchio caravanserai, che è praticamente dove venivano a riposare i viaggiatori dal loro viaggio dall'Oriente verso Istanbul. Questo è un posto del 1663 ed ora è adibito a bar, e questi signori fanno anche il vino. Molto bello, molto bello. E adesso è un bar caffetteria tra le più alternative della città. Qua c'è il carnicero, qua c'è il gas per fame. Questi sono bellissimi, sono i peperoni secchi appesi. Questo hotel era un caravanserai costruito nel 1521, aveva 17 negozi, 72 stanze e poteva ospitare fino alla capacità di 800 cammelli, ed era utilizzato per chi viaggiava dall'India, sto leggendo, dall'India sulla via della seta verso Istanbul. Quindi era India, Iran, Siria e poi si fermavano qua a Diyarbakir. Incredibile, ragazzi, è un edificio bellissimo. Stiamo tornando verso casa, che stasera Elisa prepara un forte ragù alla toscana. Siamo al carnicero a comprare la carne, ce la stanno preparando i ragazzi. Siamo con il cellulare in mano. Google Traduttore, e si vede. Adesso prendiamo 700 grammi di macinato e il fegato. E penso che questi siano i pezzi che vanno di più. Naturalmente quello che va di brutto è il fegato, che è e nel barrio, questo è il nostro barrio dove siamo qua ospiti, con gente seduta con divani eccetera. Qua c'è Eli e stiamo andando a prendere la frutta. Andiamo verso casa, questi sono i condomini che ci ospitano, la nostra casa è qua vicino. Stasera ci sono ospiti a casa, abbiamo deciso di fare una pasta italiana. Qua ci sono i signori all'aria aperta. Merhaba. Ragazzi, tutti i couchsurfing sono diversi, ok? Vi voglio far vedere questa casa. Qua siamo nell'est, profondo est turco. Questa è la nostra stanza che ci è andata alla grande. Scusate il casino, ma stiamo facendo per fortuna una lavatrice. E i bagni qua sono due, c'è il bagno con la doccia, cioè all'aperto, e poi c'è il gabinetto che è completamente diverso, no? Da casa nostra, a quanto pare. Naturalmente non può mancare la turca. Però fidatevi, è comodissima. Io penso che se avrò mai una casa, la turca ci vuole. E continuiamo, qua c'è l'ingresso, naturalmente non possono mancare tappeti. Poi c'è il salone, che è dove si mangia, dove si aspettano gli ospiti. Dall'altra parte c'è la cucina, Dove sono io che piango perché sto tagliando le cipolle. guarda come piange. Neanche Alfeti ha pianto così tanto. Qui nel sud-est turco non possono mancare i narghilè. Veramente bello, con questi disegni appunto in stile arabo. Bellissimo. E si imparano culture nuove, si impara cibi nuovi, una diversa maniera di affrontare la vita, no? Soprattutto in un paese come la Turchia. Ce l'abbiamo fatta. Host, Abdurrahim, Sahid, Elif, yeah.
the first time that you have some foreigner here? Yes. Okay, people good or bad? Turkey people very good. My teacher, good or bad? Your teacher is very good for us. Yes. Yes. Elisa. Elisa. Yes, nice to meet you. We travel around the world. How many countries? How many countries? Ooh, Nice question. a lot of countries. Boss. She asked me a question, right? While Yeah, we were she asked, walking. and you are the translator. Yeah, he is translating for She her. pay you? Diyor ki çeviri yaptığı için ödeme yapıyor mu sana? Maybe. Yeah. Thank you. Don't talk anymore like we used to. I owe my cool, putting you alive, it's okay. Out in my brain, you message you saying we don't talk anymore. I love you. My name is Sevgi. My name is Ayşe. My name is Nazlı. My name is Zeynep. My name is Gizem. Zeynep. My name is Bızıradin. My name is Elif. Neslihan. Ceren. Oggi è domenica e vendono i caproni, è il mercato dei caproni. Stiamo andando a fare una gita qua nei dintorni di Diyarbakir, andiamo verso una cascata e poi Elisa ha una giornata speciale con Elif. Hammam. Vanno all'hammam. Oggi è giornata hammam. Good morning. Good morning. Good morning, teacher. Good morning, how are you? Ci siamo fermati a fare gas, benzina, qua alla stazione di servizio c'è il distributore di chai. Gratis. Ci siamo fermati a mangiare in questo bel posticino e una cosa che si usa molto qui è il tè dello Sri Lanka. Una cosa... Siamo qua a mangiare, lui è il proprietario
naturalmente qua non può mancare il fegato, cioè c'è fegato, fegatini dappertutto. Doğal kavurma. Dogal kavurma. Doğal kavurma. Ragazzi, siamo arrivati, ma c'è un paesaggio incredibile, la strada è stata bellissima, abbiamo proprio attraversato dei posti sperdutissimi. Siamo arrivati sopra la cascata. Andiamo a esplorare. È un posto incredibile. Bellissimo. Siamo in mezzo al fucking deserto, ragazzi. Cioè, che cosa si trova? È allucinante. Siamo qui in questo villaggino e Elisa balla a mamma, che è una mamma particolare che ha dell'acqua termale. Questi villagini fermi nel tempo.